Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 16 maggio, dove troveremo la luna nuova in Toro. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni di Matteo Sati e i link per acquistarvi. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo prima di tutto dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Questo è un periodo dove troveremo culmine proprio il 16 maggio con la luna nuova, con delle forti energie che riguardano principalmente la possibilità di gettare delle basi per il futuro, di portare maggiore equilibrio, benessere, nuova speranza, ottimismo, fiducia, anche cogliere un buon momento per comunicare, prendere decisioni importanti, un periodo produttivo con nuove opportunità. L'impegno e la pazienza, ecco, questa ci farà ottenere degli ottimi risultati. Di contro dobbiamo fare attenzione all'ansia, alla paura e alla fretta. Ecco, questa potrebbe essere distruttiva perché se andiamo ad agire senza consapevolezza, senza un piano ben preciso, allora rischiamo di sprecare tempo, di non riuscire a portare a termine nulla. Quindi evitiamo il sovraccarico, evitiamo quei progetti non pianificati e soprattutto troppo complessi, almeno in questo periodo. Adesso vediamo il primo messaggio. Ulula alla luna è proprio un'indicazione del intorno al 2 maggio, forse su alcune circostanze nello specifico, siccome parla di comunicazione e di espressione, ovviamente principalmente dei nostri desideri, di quello che vogliamo realizzare, ci sta dicendo che è arrivato il momento giusto di farsi sentire, forse anche nelle relazioni, quindi di necessità di andare oltre, di esprimere a voce alta i nostri desideri, le nostre aspirazioni e cosa vogliamo, sia per farci ascoltare dall'universo stesso, forse anche da alcune persone nello specifico, però diciamo in qualsiasi circostanza questo ci aiuterà a prendere il controllo, il comando non solo delle nostre emozioni, come dicevo anche riguardo una persona o qualsiasi cosa che stiamo vivendo. Abbiamo necessità di questo perché molto probabilmente anche con questa carta, parlando di attrazione, parlando di possibilità di riuscire ad ottenere un qualcosa, ecco che ci parla proprio del potere di attrazione, ma non solo, può riguardare tanti aspetti. È vero che ha il suo lato specifico riguardo la vita affettiva, sentimentale e delle relazioni e quindi ci può portare degli appuntamenti, dei flirt, una nuova storia romantica, degli incontri per amicizia, divertimento, nuove conoscenze e anche nuove esperienze, di intensificare una relazione già presente, eccetera. Poi è vero che si può trattare anche di incontri stimolanti e interessanti, come dicevo, anche in amicizia, ma anche per il lavoro. Quindi ci consiglia di cogliere queste varie situazioni. La giumenta della notte ci dice che alcune cose possono essere bloccate e la motivazione può riguardare una nostra paura di affrontare qualcosa oppure di qualcosa che ci spaventa e quindi è qui che abbiamo bisogno di comprendere meglio le origini di un trauma, di una ferita e anche di un qualcosa che ci sta bloccando proprio per poter riuscire a gestirla al meglio, per trovare delle soluzioni e anche soprattutto proprio per superarla in pieno. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, il primo messaggio arriva dalla carta della luna
Ecco, questa ci consiglia proprio di seguire un po' come stiamo facendo il ritmo, lunare e soprattutto un nostro ritmo, interiore, strettamente personale e poi ci dice anche di proteggere noi stessi. Quindi, con questa carta possiamo capire che è arrivato il momento giusto proprio di connetterci a un ritmo energetico, di trovarlo ovviamente, e anche di osservare le cose per come accadono, prima di intervenire o prima di compiere appunto delle scelte importanti. Come dicevo poi soprattutto ha a che fare proprio con la cura di noi stessi, con la protezione, la rigenerazione. E l'altro messaggio arriva dalla carta il tuono. Questo è un richiamo molto forte, anche questa è, una carta di connessione con l'energia vitale, però ci sta dicendo che, probabilmente abbiamo bisogno di visualizzare le varie possibilità. Possiamo innanzitutto partire dal fare un bilancio, dall'osservare quello che abbiamo intorno a noi e probabilmente anche a livello intuitivo dentro, di noi e lì potremmo capire cosa merita la nostra attenzione, cosa merita la nostra energia, la nostra dedizione e cura, di riflettere sulle scelte, di prepararsi, di semplificare la vita e infatti non abbiamo bisogno di impegnarci eccessivamente in qualcosa, oppure sforzarci, scusate, ulteriormente. Abbiamo bisogno di fare, assolutamente sì, però di fare le cose con chiarezza e consapevolezza. E l'ultimo messaggio arriva dalla carta il cuore del cielo. Questo è molto particolare come messaggio perché, ci parla di fonte di ispirazione, del nostro cuore, assolutamente sì, però anche di un impulso sia creativo, sia di volontà, sia di forza e determinazione, soprattutto, come capacità di generare, quindi di cogliere questo impulso, proprio per agire, per metterci in moto. Questo è importantissimo perché se noi non cogliamo quell'impulso o quell'opportunità, potrebbe finire lì, potrebbe, rimanere bloccata, potremmo perdere delle occasioni importanti e infatti questa carta appunto ci sta dicendo: "Okay, c'è una fonte di ispirazione o se ci sentiamo proprio bloccati, magari dobbiamo andare alla ricerca di questa fonte di ispirazione. Se non ci mettiamo in moto, non possiamo trovarla. È vero che magari può essere una fase di incertezza, ma proprio dobbiamo permetterci di esplorare. Solo così possiamo incontrare persone, anche motivazione, coraggio, determinazione, ma se rimaniamo fermi, cioè di sicuro non riusciremo a trovare nulla. Quindi è un messaggio molto, molto forte. Ascoltate le cose intorno a voi, i vari segnali, ma soprattutto ascoltate il vostro intuito che sarà determinante, solamente in questo periodo dove il consiglio principale è proprio quello di esprimere i vostri idee e se lo farete in questo periodo hanno ottime probabilità di riuscita, soprattutto perché alla conclusione di questo momento probabilmente troverete le condizioni, le situazioni giuste per mettervi in questo nuovo inizio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!